Buongiorno da Gardone Riviera, vi porto a Gardone Alta, è molto caratteristico come posto, magari non l'avete mai visto, e anche arrivare in macchina è bello. Qua vedete tutte le ville, sapete che Gardone Riviera ha un'importanza per quanto riguarda il turismo sul lago di Garda. Qui ci sono tra l'altro c'è il giardino botanico bellissimo da vedere, ho già fatto un video, qua c'è il parcheggio, qui salite al Vittoriale. Noi infatti adesso passeremo proprio dal Vittoriale, dalle strade che faceva Gabriele D'Annunzio con la macchina per arrivare qui, e vi faccio vedere il posto, è molto caratteristico. E vi dicevo che Gardone Riviera ha avuto un'importanza rilevante per il turismo sul lago di Garda, perché Luigi Wimmer nel 1875 venne qua per curarsi e poi, come già spiegato in altri video, ora è lunga la storia, insomma vide l'opportunità commerciale turistica, aprì un piccolo hotel che poi divenne il Grand Hotel, e c'è tutta una storia che ho già raccontato, magari poi quando salgo ve la racconto ancora. E guardate che carina che è Gardone Alta. Qua a destra c'è il Vittoriale, noi adesso saliamo, guardate che bello, e andiamo a parcheggiare sopra e poi vi faccio vedere tutto il posto. Bene, eccoci arrivati a Gardone Alta. Vi dico già che il clima rispetto a giù è molto più piacevole, fa meno caldo, è più ventilato. Oggi è il 1° di agosto ed è giovedì mattina. Là vi faccio vedere il lago, è stupendo. Qui c'è l'entrata al Vittoriale, vi consiglio di entrare se venite a vedere Gardone Riviera. Il Vittoriale è veramente un posto, secondo me, da visitare dal punto di vista anche storico, culturale. Il prezzo è 10 euro e all'interno potete visitare anche la casa aggiungendo 8 euro, quindi in totale 18 euro. E ho comunque già fatto un video molto lungo sul Vittoriale, lo trovate nel mio canale, tranne che l'interno della casa chiamata Prioria da Gabriele D'Annunzio, perché non si può filmare all'interno. Ora torniamo a Gardone Alta, poi vi farò vedere magari verso la fine anche il museo delle auto che è libero, quindi vedete, di Gabriele D'Annunzio, l'automobile femmina. Mentre vado di là vi racconto anche perché l'automobile è femmina. Chi l'ha detto? Gabriele D'Annunzio. Perché l'ha detto? Perché Agnelli regalò una Fiat 509 ad D'Annunzio e gli chiese: ma poi te le posso chiedere, ma l'automobile è maschile o femminile? E D'Annunzio rispose: beh, l'automobile è sicuramente femminile, ha tutte le caratteristiche di una donna tranne l'obbedienza, disse D'Annunzio. Intanto facciamo una passeggiata nel centro che è molto carino, e la temperatura qui si sta molto meglio di giù, quindi se siete dalle parti Gardone Riviera salite magari per bervi un caffè, o guardate che bello qui, un pranzo all'aria fresca. Qui arrivano anche gli studenti, i ragazzi pieni di un Grest. Mentre passeggiamo vi racconto anche, spero di non annoiarvi, del perché Gardone Riviera è un po' il precursore del turismo sul lago di Garda. E adesso raggiungiamo anche un posticino fantastico. Intanto guardate qui che posticini ci sono nascosti che uno non si immagina magari passando dalla strada. Guardate che carini. Quello è un hotel. E perché nel 1875, spero di non annoiarvi, 1875 arriva qua Luigi Wimmer, un ingegnere. Viene qua per curarsi. Perché viene qua per curarsi? Perché già a quell'epoca c'erano delle cliniche per curare problemi respiratori. E perché proprio qui c'erano delle cliniche per curarsi? Perché alla fine dell'Ottocento qualcuno in Germania, qualche professore, si interessò alla climatologia, quindi a curare le malattie respiratorie attraverso il clima. Allora consideriamo, ragazzi, che siamo alla fine dell'Ottocento, quindi per loro il clima
era insomma una grande cura. Oggi naturalmente abbiamo antibiotici, abbiamo di tutto e di più, ma siamo alla fine, anzi siamo alla metà dell'Ottocento. Intanto guardate che bello da qua. Se vi ricordate, avete presente quei film tipo di Agatha Christie, di Poirot, no? Chi l'ha guardato? E quando c'è il dottore che consiglia a Poirot di andare a curarsi per qualche giorno e gli dice qualche giorno di mare le farà bene, o qualche giorno in campagna le farà bene, perché a quell'epoca proprio, se vi ricordate, anche attraverso questi film, c'era questa usanza, questa terapia della climatologia. Intanto che cammino vi faccio vedere che bello, guardate che posto, che tranquillità. Io vi posso assicurare che giù veramente non si respira. Oggi è una giornata molto molto afosa, qua si sta veramente bene. Peraltro in quegli studi che fecero sulla climatologia risultò Gardone Riviera in inverno la città più calda di tutte le stazioni climatologiche qui nel nord Italia. Ora vado avanti a raccontarvi mentre cammino all'interno di queste vie molto molto carine. Anzi, andiamo di qua che è più tranquillo, c'è un parchetto, vi faccio vedere. Anzi, faccio questo percorso, guardate che bello. Qui avete le panchine panoramiche, di là c'è la spiaggia del Casinò, famosa. Di lì potete scendere attraverso le scalette e guardate che tranquillità. Quindi ho perso un po' il filo, stavo dicendo che, intanto vi faccio anche vedere il posto, stavo dicendo che Gardone Riviera fecero degli studi e risultò una città dal punto di vista climatologico ideale per i problemi respiratori. Luigi Wimmer, che era qua per curarsi, che aveva anche uno spirito molto imprenditoriale e soprattutto anche la moglie molto commerciale, che cosa fece? Comprò dei terreni che tra l'altro in realtà li cercava a Maderno, ma erano troppo cari, quindi l'ha presi qua a Gardone Riviera. Prese un terreno di una vecchia limonaia davanti al lago, fece un piccolo alberghetto che è poi il Grand Hotel di oggi. Guardate che bello qua. E per promuoverlo che cosa fece? Cavalcò l'onda di quel periodo della climatologia, quindi fece venire qui alcuni suoi amici professori, tra cui un climatologo e pneumologo, un cancerologo, finanziò tutti gli studi e cominciò a pubblicizzare in Germania il fatto che qua ci si poteva curare. Potete immaginare, tutte le persone facoltose iniziavano a venire qua nelle cliniche. Peraltro anche Villa Primavera, che oggi è il comune, qui a Gardone Riviera, che è qua, vi faccio vedere, era una clinica, una delle più anche importanti, perché era la più distante dal lago, quindi c'era meno umidità. Eccola qua, siamo proprio qua davanti. Quindi si iniziarono a diffondere tutte queste cliniche e la zona naturalmente ha cominciato a diventare turistica. Perché turistica? E perché ci sono tutte queste belle vie. Tra l'altro vi faccio vedere anche qua Giardino Belotti, professor Piercarlo, agronomo e botanico, già che siamo qua, che sono sindaco di Gardone Riviera. Perché ci sono tutte queste ville e perché proprio in stile Liberty? Naturalmente chi veniva qua a curarsi in queste cliniche aveva tanti soldi e voleva anche tornarci per la vacanza, non soltanto per curarsi, quindi costruirono le ville, e molte ville sono proprio di professori che avevano le cliniche. Perché questo stile Liberty? Perché in quel periodo tra il 1890 e il 1914 andava di moda lo stile Liberty, ecco perché. Ora continuiamo il giro e guardate che bello qua, si sta veramente bene. Poi di qua si scende per Gardone Riviera. Sapete che qua c'è anche il giardino botanico da andare a vedere, molto bello, uno dei più belli d'Europa.
E ora andiamo di là. Ah, l'ultima informazione che vi do, almeno non so se l'ultima, una delle tante. Ah, poi andiamo a vedere anche il museo delle macchine che è all'aperto. Il famoso Casino, quindi con la relativa spiaggia, l'hanno costruito proprio per intrattenere gli ospiti di Gardone Riviera. Perché? Perché vabbè che questa gente era malata e veniva qua per curarsi, però non è che stava tutto il giorno in clinica, voleva anche divertirsi. E quindi crearono il Casino, dove a parte il Casino c'erano anche concerti, proiettavano film, muti all'epoca probabilmente, conferenze, convegni. Guardate che aria di tranquillità che c'è qui. Ora andiamo di lì, Qui l'ho già detto in molti altri video, queste piante che vedete, questi fiori Bonville, che significano benvenuto, infatti vengono spesso messi naturalmente fuori dalle case. Questo è un bed and breakfast e facciamo due passi qua all'interno. E qui è molto carino passeggiare, molto tranquillo. Quei fiori, l'ho già detto molte altre volte, nel caso eccoli qua, questi, vedete? Sono stati scoperti nel 1768, se non ricordo male, in Brasile, in una spedizione. Boonville, Louis Boonville era il comandante della spedizione, ma in realtà i fiori li trovò Jeanne Barrette, che era l'accompagnatrice del botanico. Quindi i fiori non derivano né dal nome di lei che l'ha trovati, né neanche dal nome del botanico, ma dal capo della spedizione. E qui camminare in questi vicoli è molto molto rinfrescante. Guardate qua che bella questa pianta rampicante, i fiori di cui parlavo prima. E qui veramente la temperatura è fantastica. Ora ritorniamo in centro e vi faccio vedere il museo delle macchine di Gabriele D'Annunzio. E qui veramente si sta molto molto bene, c'è veramente fresco. Quindi se venite a Gardone Riviera, anche d'inverno comunque, ma in questo periodo capirete perché viene chiamata, infatti era chiamata la città di cura. Prima di arrivare in centro vi faccio ancora vedere una panoramica di qui, guardate com'è carino. Allora, vi prendete un caffè e c'è veramente un'aria fresca. Quindi se volete stare veramente bene e siete qua nella zona di Gardone Riviera, salite qua a Gardone Alta perché è veramente bello, si sta veramente bene qua. Ecco, qui stiamo per ritornare nel centro, vi faccio vedere anche da questa prospettiva. Vi ricordate prima dove eravamo? Guardate che bello. E poi, lo ripeto, si sta proprio bene. Giù fa caldissimo, qui sembra di stare a 1000 metri, quando siamo, ci siamo alzati 100 metri, è un altro mondo. Ecco, guardate che bello ancora. E adesso andiamo a vedere il museo dell'automobile, che è gratuito e aperto. Si riesce a vedere, spero un po', c'è il riflesso dei vetri. Guardate che macchine avevano, che per l'epoca erano macchine insomma super lussuose. Andiamo di qua, guardate.
qui poi c'è tutta la spiegazione. Guardate che macchina, con che macchina girava D'Annunzio. Qui vedete D'Annunzio, ormai anziano, quello è l'architetto Maroni, l'architetto di tutto il Vittoriale, e qui, come si legge, nel 1932 arrivò anche Nuvolari, perché Gabriele D'Annunzio voleva incontrarlo e gli regalò, come sto leggendo qui, è molto interessante, gli regalò una tartarughina d'oro con l'iscrizione: l'animale più lento all'uomo più veloce. Beh, sapete che Gabriele D'Annunzio era molto bravo nel esteriorizzare tutto, no? Rendere tutto artistico, ogni gesto, qualunque cosa per lui doveva essere artistica. Ora invece vi faccio vedere che vista magnifica c'è qui dalla chiesa di Gardone Alta, vedete? Allora andiamo a vedere, intanto da qui si vede anche dall'alto il Vittoriale e vi do qualche indicazione se non lo conoscete. Quella è la prioria, cioè la casa dove viveva D'Annunzio, quella in giallo, e di là si vede anche l'anfiteatro, quindi il teatro che fece costruire, che a tutt'oggi fanno degli spettacoli, e da qui guardate che vista magnifica, questo è il campanile altissimo. Vi faccio la vista che c'è da qui, Qui c'è una mostra del legno. Guardate che vista avete da qua. Di qui vedete ancora tutto il Vittoriale, almeno tutto, la parte centrale, perché è molto più ampio. Là in cima si vede anche il mausoleo, e là sopra che sto inquadrando la tomba di Gabriele D'Annunzio. E guardate che panorama dall'alto. Qui sotto vedete anche una limonaia e guardate che vista che c'è da qua. Quella è l'isola del Garda. Vedete la struttura della limonaia, ne ho già parlato altre volte. Questa ormai è dismessa e anche molto rovinata. Questi pilastri alti circa 10 metri erano così alti perché le piante di limone erano alte, e questa struttura permetteva all'interno, vedete, di quei quadrati di inserire dei telai di legno finestrati, perché d'inverno dovevano proteggere i limoni, che naturalmente questo non è l'habitat naturale. I limoni arrivano qua arrivano a Gargnano tra il XIII e il XIV secolo, grazie ai monaci appunto di Gargnano. E vedete qua la limonaia, quindi se da lontano passate con la macchina e vedete queste strutture, ora avete capito il perché. Perché qua all'interno praticamente è una serra, ricreavano delle serre per limoni, e d'inverno accendevano anche lì vicino al muretto dei fuochi per scaldare, e guardate che panorama da qua. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, concludo qui e grazie per aver visto il video fino alla fine, e ci vediamo in un prossimo video.